La carne sulla nostra tavola, abbondanza e impatto. Un elemento centrale nelle nostre diete quotidiane, simbolo di ricchezza e tradizione. Un alimento presente sulle nostre tavole da sempre, sin dai tempi dei nostri antenati. La carne ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle celebrazioni e nei momenti di condivisione. Una fonte di proteine e nutrienti fondamentali per il nostro organismo. Le proteine della carne sono essenziali per la crescita e la riparazione dei tessuti. Eppure, oggi, la produzione e il consumo di carne sono aumentati a dismisura. La domanda globale di carne è cresciuta esponenzialmente negli ultimi decenni. Come mai? Beh, la risposta è complessa. La crescita demografica, l'esplosione delle città, il mutamento delle nostre abitudini alimentari. La globalizzazione ha reso la carne più accessibile che mai. Tutto questo ha portato ad un'abbondanza che però ha un rovescio della medaglia. L'eccesso di offerta ha conseguenze che non possiamo ignorare. La produzione di carne su larga scala ha un prezzo da pagare, un impatto significativo sull'ambiente che ci circonda e sulla nostra salute. L'allevamento intensivo contribuisce all'inquinamento e al cambiamento climatico. È giunto il momento di fermarci a riflettere, di mettere in discussione il nostro rapporto con la carne. Dobbiamo considerare le implicazioni etiche e ambientali delle nostre scelte alimentari. Dobbiamo capire cosa comporta davvero un consumo eccessivo di questo alimento. Gli esperti ci avvertono dei rischi per la salute e per il pianeta. In questo viaggio esploreremo insieme le sfide e le opportunità legate al consumo di carne nel XXI secolo. Scopriremo alternative sostenibili e pratiche innovative. Scopriremo come possiamo nutrirci in modo sostenibile, nel rispetto della natura e degli animali. Un futuro più verde e sano è possibile se facciamo scelte consapevoli. Allevamenti intensivi, una soluzione con un costo. Una soluzione che, a prima vista, sembra rispondere perfettamente alla crescente domanda di carne. Per soddisfare la crescente domanda di carne, l'industria alimentare ha imboccato la strada degli allevamenti intensivi. Questi sistemi di produzione sono progettati per massimizzare l'efficienza e ridurre i costi. Sistemi di produzione che concentrano un numero impressionante di animali in spazi ristretti, spesso in condizioni che sollevano preoccupazioni etiche e sanitarie. Una pratica che ha permesso di produrre carne a basso costo, alla portata di tutti, o quasi. La carne economica è diventata una realtà quotidiana per molti consumatori. Ma questa convenienza ha un prezzo che non si riflette solo nel costo monetario, ma anche in costi nascosti che spesso non vengono considerati. La concentrazione di animali in spazi ristretti può facilmente trasformarsi in un incubatore di malattie. Le condizioni di sovraffollamento favoriscono la diffusione di patogeni. Per questo l'uso massiccio di antibiotici è la norma negli allevamenti intensivi, una pratica per prevenire epidemie, ma che ha finito per alimentare un nemico insidioso, l'antibiotico resistenza, una minaccia crescente per la salute umana. E non finisce qui. L'uso eccessivo di antibiotici ha conseguenze a lungo termine che stiamo appena iniziando a comprendere. Gli allevamenti intensivi hanno un impatto ambientale significativo. L'enorme consumo di acqua, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas serra sono solo alcuni esempi. Questi impatti ambientali contribuiscono al cambiamento climatico e alla degradazione degli ecosistemi. Nel prossimo capitolo approfondiremo questi aspetti, analizzando l'impronta ecologica degli allevamenti intensivi. Esploreremo le soluzioni possibili e le alternative sostenibili per un futuro più verde. La terra ferita, ambiente e allevamenti intensivi. Il nostro pianeta sta soffrendo a causa delle pratiche agricole intensive che stanno devastando l'ambiente naturale. L'impatto ambientale degli allevamenti intensivi è un tema spinoso e preoccupante. Questi allevamenti, che producono carne, latte e uova su larga scala, hanno conseguenze devastanti sull'ecosistema. La deforestazione, ad esempio, è una delle sue conseguenze più gravi. Ogni anno migliaia di ettari di foresta vengono abbattuti per fare spazio a nuove aree di pascolo, per fare spazio a pascoli e coltivazioni destinate all'alimentazione animale. Interi ecosistemi vengono rasi al suolo, spesso illegalmente,
e con metodi devastanti. Questo non solo distrugge l'habitat naturale di molte specie, ma altera anche l'equilibrio ecologico. La perdita di queste aree verdi è un colpo durissimo per la biodiversità e contribuisce al cambiamento climatico. Le foreste agiscono come polmoni del pianeta, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Come se non bastasse, gli allevamenti intensivi sono una fonte significativa di gas serra, in particolare metano e protossido di azoto. Questi gas contribuiscono in modo sostanziale al riscaldamento globale. Il metano, prodotto dalla digestione dei ruminanti, è un gas serra molto più potente dell'anidride carbonica. Anche se presente in quantità minori, il suo impatto è molto più forte. Il protossido di azoto, rilasciato dai fertilizzanti utilizzati nelle coltivazioni destinate all'alimentazione animale, contribuisce all'effetto serra e all'inquinamento atmosferico. Questi fertilizzanti, se non gestiti correttamente, possono anche contaminare le risorse idriche. Ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti intensivi è una sfida cruciale per il futuro del nostro pianeta. È necessario un cambiamento radicale nelle pratiche agricole per garantire la sostenibilità. Dobbiamo adottare sistemi di produzione più sostenibili, che rispettino l'ambiente e preservino le risorse naturali per le generazioni future. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di invertire i danni causati e proteggere il nostro pianeta. Carne e salute. Un legame complesso. La carne, lo abbiamo visto, è una fonte importante di proteine e nutrienti. Tuttavia, il consumo eccessivo, soprattutto di carne rossa e lavorata, è stato associato ad un aumento del rischio di malattie croniche. Numerosi studi scientifici hanno evidenziato una correlazione tra un elevato consumo di carne rossa e lavorata e un aumentato rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e alcuni tipi di cancro. Questo è dovuto in parte al contenuto di grassi saturi, colesterolo e sostanze chimiche presenti nella carne, come i nitriti utilizzati nella lavorazione. È importante sottolineare che un consumo moderato di carne, soprattutto se proveniente da animali allevati al pascolo, può far parte di una dieta sana ed equilibrata. La chiave, come spesso accade, è la moderazione e la varietà alimentare. Antibiotico resistenza, una minaccia crescente. Negli allevamenti intensivi, l'uso massiccio di antibiotici è una pratica diffusa, quasi una routine per prevenire le malattie e massimizzare la crescita degli animali. Tuttavia, questo uso indiscriminato di antibiotici ha aperto la porta ad un problema insidioso, l'antibiotico resistenza. I batteri, come tutti gli organismi viventi, sono soggetti a mutazioni genetiche. L'esposizione ripetuta agli antibiotici crea una pressione selettiva che favorisce la sopravvivenza e la proliferazione dei batteri resistenti. Questi batteri possono poi diffondersi nell'ambiente e nell'uomo, rendendo inefficaci gli antibiotici utilizzati per curare le infezioni batteriche. L'antibiotico resistenza è una minaccia globale per la salute umana. Se non si interviene con urgenza per ridurre l'uso inappropriato di antibiotici, rischiamo di tornare ad un'epoca in cui le infezioni batteriche erano spesso mortali. Etica nel piatto. Il benessere animale. Gli allevamenti intensivi sollevano importanti questioni etiche riguardanti il benessere animale. Gli animali negli allevamenti intensivi sono spesso confinati in spazi ristretti, privati della possibilità di esprimere i propri comportamenti naturali. Le condizioni di vita negli allevamenti intensivi possono causare stress, frustrazione e sofferenza agli animali. Le immagini di animali allevati in gabbia, incapaci di muoversi liberamente, sono diventate il simbolo di un sistema di produzione che spesso antepone il profitto al benessere degli animali. È fondamentale promuovere un'agricoltura più etica, che rispetti il benessere animale e garantisca condizioni di vita dignitose. I consumatori hanno un ruolo importante in questo processo, scegliendo prodotti provenienti da allevamenti estensivi o biologici, dove gli animali sono allevati in condizioni più naturali.